tutti, sono Patrizia Pietropaolo. Oggi vorrei parlarti della paura che puoi percepire quando pensi al tuo futuro. Mi riferisco in preciso ad un appunto lasciato in un commento ad un mio precedente video. Si diceva questo: non so che fare, ho paura di scegliere per il futuro. Dunque, cosa ti blocca veramente dal prendere una decisione? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Prendere decisioni, soprattutto se riguardano il tuo futuro, non è mai facile, ma la vita ci impone di scegliere ogni giorno, continuamente. Ma cosa puoi fare allora quando non riesci a decidere? Quando la paura di fare scelte ti ferma? Magari anche sì, hai ragione, queste scelte potrebbero rivelarsi sbagliate, ma questa paura ti impedisce di vivere il tuo sogno, di vivere appieno e consapevolmente la tua vita. Dunque, cosa provi che ti fa essere così titubante? Il senso di colpa innanzitutto, sì, proprio lui, il famoso senso di colpa. Come diceva il mio collega americano Dyer, il senso di colpa è un piccolo strumento di precisione che puoi usare quando non vuoi assumerti le responsabilità della tua vita. Usalo ed eviterai ogni rischio, ma impedirai a te stesso di crescere. Per esempio, ti sarà capitato di prendere una decisione che poi si è rivelata sbagliata. Cosa è successo dopo? Molto probabilmente, come prima cosa, ti sei sentito in colpa per averla presa. Poi ti sei giudicato per aver commesso questo o altro errore, finendo così per scegliere di non prendere più decisioni, proprio per evitare questo malessere, costringendoti così però a vivere in uno stato di rassegnazione che alla fine ti blocca. Quello che è importante è che tu divenga consapevole del fatto che il futuro è imprevedibile, le cose cambiano anche molto rapidamente e tu non le puoi controllare tutte. Ti faccio un altro esempio. Hai scelto un percorso di studi che avrebbe dovuto offrirti un lavoro soddisfacente e ben remunerato. Sei ormai prossimo alla fine e scopri che il mercato è cambiato e che quella figura professionale non è più così richiesta. Come vedi, ci sono situazioni nella vita e sono tante che non puoi proprio controllare. L'unica cosa possibile da fare è accettare lo stato delle cose. Sii dunque contento di aver preso una decisione, qualsiasi essa sia, e di aver fatto un cammino. Non rassegnarti, anzi, impara dai tuoi errori in modo tale da migliorare il processo decisionale che adotterai la prossima volta. Ricordati sempre che non puoi avere il pieno controllo di quello che succede intorno a te. Per prendere le decisioni giuste per il futuro, ma anche per il presente, è necessario fare esperienza e l'esperienza si fa anche e soprattutto sbagliando. Sai cosa diceva Oscar Wilde? Esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Sì, proprio così. Impara quindi a sperimentare accettando la possibilità di fallire. Accettare la possibilità di fallire è un passo necessario, altrimenti rimarrai imprigionato nella tua zona di comfort, restando così bloccato dalla paura di ciò che non conosci. Ricorda che è meglio sbagliare che vivere con il rimpianto di non aver agito. La paura dell'ignoto, di prendere la decisione errata e di sbagliare, è determinata da ciò che pensi e da come hai costruito quei pensieri autolimitanti che ti fermano, ti bloccano e con i quali magari stai convivendo da anni o da sempre, senza neanche rendertene conto. Puoi eliminarli o almeno modificarli? Sì, certo, ma sarà un processo che richiede impegno e probabilmente avrai anche bisogno di aiuto per compiere questo percorso, perché sì, sto parlando di una ristrutturazione cognitiva. Sono infatti in gioco schemi profondi della tua persona, ma alla fine vedrai che i risultati arriveranno. Se invece tutta questa indecisione deriva dal momento particolare incerto che tutti stiamo attraversando a causa del Covid-19, puoi comunque provare da solo ad abbracciare il futuro con meno paure e a prendere finalmente le tue decisioni, perché tanto devi essere consapevole che non può dipendere tutto da te. In parte sì, sicuramente, ma non tutto, alcune cose semplicemente accadono. Pensare che tutto dipenda da te è una conseguenza disfunzionale di una visione egocentrica della vita. Ce ne siamo accorti tutti o no?
che molto di quello che accade è fuori dal nostro controllo? L'importante è essere capaci di affrontare le nuove situazioni e ovviamente di prendere decisioni, spesso giuste, talvolta sbagliate, ma sempre importanti e necessarie perché sono le tue decisioni. Solo così diventerai protagonista della tua vita e non sarai più un solo e semplice spettatore di ciò che accade intorno a te. Anche perché devi ricordare che non decidere è di per sé già una decisione. In pratica, come puoi allenarti a pensare in maniera diversa? Perché capire come funziona la tua mente ti aiuterà ad avere almeno il controllo, se così si può dire, di quel che accade dentro di te. Spesso infatti prendi decisioni basandoti su schemi cognitivi già appresi, vecchi, cioè ricalcando in automatico modelli di comportamento già utilizzati in precedenza in situazioni simili o solo apparentemente simili, continuando cioè spesso a ripetere gli stessi errori. Questo, se da un lato hai il vantaggio di permetterti di scegliere in fretta e di non uscire dalla tua zona di comfort, dall'altro ha lo svantaggio di farti ripetere continuamente gli stessi modelli di comportamento e quindi gli stessi errori. Vale a dire che se la decisione presa all'inizio, la prima volta, era giusta, tutto andrà bene. Ma se era sbagliata, l'errore continuerà a riproporsi. Non solo. Situazioni che magari ti sembrano identiche, poi in realtà guarda che difficilmente lo sono. Diventa quindi indispensabile, soprattutto per le decisioni importanti, che tu cominci a pianificare con attenzione la tua prossima mossa e le sue conseguenze, valutando meticolosamente ogni possibile soluzione e alla fine vedrai che arriverai alla decisione più giusta possibile. Ovvio che tutto questo si applica a decisioni importanti. Decidere se prendere il caffè la mattina o il cappuccino al bar non implica certo di essere così scrupolosi, ma decidere però di cambiare lavoro è questo certo che sì. L'essere così meticoloso e valutare razionalmente le decisioni da prendere ti permetterà inoltre di controllare l'ansia che spesso provi quando devi fare una scelta. Questo perché, valutando di volta in volta i possibili esiti, il futuro ti apparirà meno ignoto e non sarà più un salto totale nel buio, perché avrai più chiara la visione d'insieme di quello che sta per succedere e soprattutto avrai la sensazione di avere un minimo di controllo. Ma come possiamo passare dalla teoria alla pratica? Cioè, come puoi imparare a pianificare le tue azioni e il tuo futuro per quanto ti è possibile? Abbiamo a disposizione alcuni strumenti o tecniche dai risvolti molto pratici. Ne parleremo però in un prossimo video. Ciao, a presto!